Ciao. Questo è un microfono USB. Finché non lo collego non puoi sentirlo, Sì, ho capito che lo stai ascoltando, ma non è in diretta perché l'ho doppiato, hai capito? Cioè, non ho fatto il doppiaggio, quello labiale, no? Quello lì. Però potevo fare il ventriloquo. Ciao, ti piace questo microfono? Ah, che dici, a me? Certo, e chi c'è qui? Ah, dunque. In qualità di calzino non ho mai usato molti microfoni, ma so che alcuni infilano calzini sui microfoni. Beh, ci sono uomini che ci mettono il loro Schwarzenstuck. E quando fa molto freddo e sei tutto solo, ma come calzino devo dire che non è bello ricevere uno Schwarzstuck. Capisco, un piede basta e avanza. Ma non dovevi parlare di microfoni USB? Già, è vero. Ora collego la presa USB e comincio a provarlo. Ok, torno nel cassetto tutto solo. Ma non sei sempre in coppia? Fino alla lavatrice. Poi uno dei due scompare e me ne sto soletto insieme ad un Tupperware senza coperchio, anche lui. Tutto solo. Ed eccolo, il microfono. Ben fatto, in alluminio, il suo cavo USB già contenuto nella confezione, e qui c'è l'attacco delle cuffie. Questo è l'attacco USB micro, e poi ci sono, la scatola, c'è solo questo dentro la scatola assieme alle istruzioni, multilingue, nel caso. Questo è il pattern, con questo puoi cambiare il pattern del microfono nelle configurazioni varie. Questo è il gain, che funziona anche da mute, quindi molto comodo nelle live, e questo invece è il volume della cuffia, ma adesso vediamolo in azione. Ti presenta la scheda audio interna di questo microfono, da cui io sento direttamente dalla cuffia, quindi ha il direct monitoring, e mi può lavorare fino a 192 kHz 24 bit in ingresso e in uscita. Questo microfono lavora a 192 kHz fino a 24 bit. Quindi dal punto di vista tecnico è offre delle buone, delle ottime qualità come microfono USB. Il microfono è questo, che poi lo vedi qui sotto si vede, adesso lo faccio vedere meglio. Il microfono è questo. Qui lo fanno vedere in questo modo, non so perché, ma credo che sia una stupidaggine fotografica, perché effettivamente il fronte del microfono non è questa parte sopra, come spesso si crede, ma è la parte davanti, cioè il microfono. Aspetta che cambio immagine, camera piena. Allora, il microfono funziona qui davanti, non qui sopra, qui davanti oppure nelle altre posizioni. Ora, se io cambio le posizioni del microfono, dammi questa camera, mettila qui che si veda che cosa sto facendo. Un attimo che andiamo a vedere, facciamo un cambio. Ecco qua, guarda. Allora, io posso... Ha un bellissimo display, tanto per cominciare. C'è un display LCD dove puoi vedere, e ti vedi, mentre adesso io sto cambiando il pattern. Questa è una figura 8. Ok, figura 8, qui di fianco è un po' più sordo, però sente me davanti, ma se io giro il microfono da questa parte sente me comunque, quindi è una di quelle cose che puoi usare per un duetto, non so, tipo radio, stai in radio e hai un ospite davanti, questo lo metti in mezzo e ti prende il suono da tutte e due le parti. Questo è stereofonico, vale a dire che puoi girargli attorno, prendi i suoni dappertutto e puoi sentire che io sto smanazzando qui di fianco, tu sentirai nelle orecchie, sai quelle cose che fanno di notte, si sentono delle persone che si mettono a parlare al microfono così e poi dicono delle cose, no? E poi fanno così con le mani. Ecco, questo qui è perfetto per quella roba lì. C'è un po' di fruscio, un po' di rumore di fondo, ma chi se ne frega, capito? Ecco, questa è la stereofonia, vabbè. E poi dopo la stereofonia c'è il cuore, che è la figura cardioide, infatti dietro sarà muto,
cioè muto nel senso un po' più sordo, man mano che ti avvicini davanti, il microfono ha rilevanza come suono qui davanti e funziona qui. Qui davanti ha anche delle altre cose, un po' di luce, si potrebbe avere un po' di luce. Si vede qualcosa qui? Non si vede niente? Ah sì. Qui ci sono il controllo del pattern, quindi l'hai visto. Qui c'è il volume del microfono, il gain del microfono che puoi alzare e abbassare, infatti senti che si abbassa e si alza. E questo è il gain della cuffia, infatti qui compare la cuffia come simbolo e ti dice io ti do più volume o meno volume. Poi è un'altra cosa carina, allora il pulsante in mezzo se lo premi va in mute, non mi senti più, va in mute. Dicevo, è molto comodo quando fai delle dirette, tipo, non so, con Zoom, eccetera, a un certo punto devi dire qualcosa, tossire, che ne so, ti scappa un peto e non sai come fare, tanto l'odorofonia non c'è, quindi sei a posto, rimane dentro le mura di casa tua e nessuno l'ha sentito, lo metti in mute e sei a posto. Anche gli altri fanno click, c'è quello sotto della cuffia che fa click, però non so a che cosa serva, cioè se io clicco questo pulsante fa niente, assolutamente niente. Sotto questo microfono ha l'ingresso USB e la cuffia, basta, nient'altro. Qui ci puoi mettere una cuffietta di qua, anche quella da telefonino, tanto alla fine forse il suono lo senti meglio da lì, perché questa cuffia qui ha 80 credo che abbia intorno agli 80 ohm di come si chiama? Ohm di cosa lì, per cosare la cosa, di resistenza, gli ohm di resistenza, per cui si sente un po' più basso in questa cuffia. Chiaro, se hai addirittura una cuffia di quelle serie con molti ohm, sentirai niente qui, proprio non si sente assolutamente niente. Questo funziona anche da scheda audio, cioè non ti serve a nient'altro. E come vedi io sto facendo una live praticamente, quasi una live, nel senso che ho registrato, però quello che stai sentendo lo sto registrando su OBS da nessun'altra parte, e quindi no, funziona bene, assolutamente funziona bene. Ora i livelli io qui li vedo, stavo guardando, i livelli qui io li vedo intorno ai, sì, sono buoni i livelli, buoni, sono un po' alto, vabbè, per questa live può anche andare bene, dovrei abbassare questi in modo che dentro OBS non vadano in distorsione, è vero, se no si sente veramente cacca. Fammi fare un test con Twisted Wave, voglio vedere. Io adesso cambio il volume. Cambio il volume, lui chiaramente lo vede, il Mac lo vede e dice non basta abbassare il volume, non si abbassa da quando si abbassa, nel senso che non puoi abbassarlo da tastiera, cioè quella cosa che si fa a tastiera di alzare e abbassare il volume sulla tastiera per il computer, qui non funziona. Si accorge che stai alzando e abbassando il volume, ma non gliene potrebbe fregare di meno. Sto parlando del volume delle cuffie, mentre il gain del microfono, tu sentirai più gain in cuffia. Attenzione, questa è una cosa da tenere sempre a mente. Quando alzi il gain e senti di più in cuffia, quella sotto è la cuffia, quella sopra è il gain del microfono, allora se alzi questo, alzi il gain in uscita, cioè quello che fai sentire alle persone che sono collegate con te, ma mandi anche, volendo, in distorsione il suono. Però qui ho come l'impressione che in distorsione non ci vada quasi, cioè sì, ci va su parecchio, ma per una live, per esempio, va benissimo, non è che tu vai in distorsione, perché dovrai stare intorno ai -3 quando fai una live, -6, -3, ma qui ci stai dentro tranquillamente. Siamo noi che quando registriamo vogliamo stare intorno ai -18, all'incirca, tra -18 e -12, così, più o meno, a 48 kHz 24 bit stiamo più o meno a questo livello, e quindi, no, è bello, cavolo, è bello. Come al solito, Palla di Neve e Napoleon non erano d'accordo. Per Napoleon quello che gli animali dovevano fare era trovare delle armi da fuoco e imparare ad usarle. Palla di Neve era invece dell'idea che si dovessero inviare stormi e stormi di piccioni a suscitare la rivoluzione fra gli animali delle fattorie. L'uno sosteneva che se non avessero saputo difendersi da soli, l'altro ragionava che se la rivoluzione fosse scoppiata ovunque, essi non avrebbero avuto più necessità di difendersi. Gli animali ascoltavano prima Napoleon, poi Palla di Neve. Gli animali ascoltavano prima Napoleon, poi Palla di Neve, e
non erano capaci di decidere chi dei due avesse ragione. Invero si trovavano sempre d'accordo con quello che parlava al momento. Ci sei già? Allora, vabbè, qui non c'è, qui c'è A, B, A, B. Ok, questo lo tiriamo via che non ci interessa, questo lo tiriamo via. E questo sta naturalmente nel canale numero 1 di Logic, vediamo, per forza di cose, perché front left, input 1 front left. Ma sì, per forza, c'è solo quello. Ero curioso di vedere se lo mettevo in stereo, per esempio, adesso faccio una prova, Sì, lo metto in questo configurato stereo. Non è cambiato niente, posso però metterlo in stereo e lui sentirà in stereofonia? Allora, questo sarebbe il canale stereo. Facciamo una prova. Sì, guarda i canali, guarda i canali. Ma è una figata pazzesca, non devi fare delle gran configurazioni. È bellissimo. Allora, se uso stereo posso riprendere l'ambiente. Ho cambiato la stereofonia qui sul microfono direttamente e come vedi in Logic qui è stereo. Te ne accorgi perché vedi che c'è un canale che va più su che il destro e il sinistro. Bellissimo, stupendo. Ora se io lo metto in mono, torniamo in mono, in mono in cardioide, sono nuovamente in cardioide, lui naturalmente non ha più la ripresa stereo e posso mettere nuovamente in monofonico, così tanto quello che farò è quello. Va bene, no, mi è piaciuto, è stato molto bello. Allora adesso facciamo i livelli. Mi sono accorto di una cosa all'ultimo momento, che questo microfono è controllabile anche dal software di Logic, quindi significa che sulla tua applicazione probabilmente potrai avere un certo controllo, ma non è un controllo totale. Guarda. Allora, come detto, con questo regoli il gain che può essere alzato o abbassato in ingresso, però ha comunque una regolazione aggiuntiva qui che può essere ulteriormente gestita. In effetti, se io abbasso, tu vedi che si sta abbassando anche nell'ingresso da te. Ora lo metto in stereo, vediamo. Se lo metto in stereo abbasserà il gain dappertutto, anche in uscita. Non compare qua sopra. Qui come vedi compare in questo momento mentre io parlo il livello di entrata, ok? Ora io lo abbasso il livello di entrata, tu sentirai meno il segnale che io ti sto mandando su OBS, perché in questo momento sto registrando lì, però lo gestisce. Io posso anche alzare il gain finché mi pare, ma il comando in questo momento è preso I livelli di ingresso in Logic in questo momento sono un po' alti, sono a meno 4,8, no? Non c'è neanche un processore di suono, niente, bisogna che io abbasso. Devo tenere il livello basso perché si registra basso. Scusa, si abbassa anche da te, però faccio lo spot. Meno 16, io terrò un livello molto alto, molto basso. Come lo terrò? Così? Allora, fammi vedere. Quanto siamo? Meno 16 dB. È perfetto, guarda, meno 16, meno 15, considerando che magari spingerò un po', è vero, con la voce, cioè. Allora, andiamo in rec, facciamo questo spot. A te! Che scali montagne di difficoltà per vendere i tuoi prodotti. Ho detto vedere? Allora, rifacciamo. A te che scali montagne di difficoltà per vendere i tuoi prodotti. A te che attraversi tormente di neve per far quadrare il bilancio. A te che vivi nel deserto arido dove i clienti sono un miraggio. A te serve lo speaker a trazione integrale, una innovazione del settore in grado di arrampicarsi su ogni testo. Cazzo, è sbagliato. A te serve lo speaker a trazione integrale, una innovazione del settore in grado di arrampicarsi su ogni testo, dal più infangato al più freddo e gelido, persino sugli specchi. A te che vuoi portare il tuo messaggio senza confini, dedichiamo lo speaker integrale. Richiedilo subito, ora nel nuovo formato con la crusca, per migliorare la regolarità di ogni parola, anche quella più dura. No, il finale è sbagliato, è diverso, è per migliorare la regolarità di ogni parola,
anche quelle più dure. Sono le parole, per cui sono un po'... ok. Richiedilo subito. Fa schifo. Richiedilo subito, ora nel nuovo formato con la crusca, per migliorare la regolarità di ogni parola, anche quelle più dure. Ok, allora, adesso lo mettiamo sotto stress, nel senso che gli avevamo scherzetto, cioè io gli ho messo, per adesso poca roba. Cosa c'è? C'è solo, in questo momento c'è pochissima roba, non c'è niente. L'ho riportato sulla UAD, il suono che ho preso, e la prima cosa che sento è questa. Dovresti sentirla anche tu, qui ce l'hai su Logic? Sì, perfetto. Forse senti poco adesso l'effetto, però quando cominci a spingere, cioè cominci a metterci degli effetti, un Teletronics, Fairchild, Pultec, tutta la roba che gli metto solitamente, però questo è un setup standard che uso, quindi entro già con un suono direttamente dal Neumann, ma questo è il rumore di fondo che c'è in questo microfono, che non è altissimo se ascoltato lì in cuffia da solo, ma qui si fa sentire parecchio. Ma sentiamo intanto come suona. A te serve lo speaker a trazione integrale. Allora, questo è troppo medioso e il Teletronics qui non fa la sua figura. Mi serve una cosa differente. Preferisco dargli un po' di corpo con un altro effetto. L'LA3A scalda un bel po' di più. Il 3A, eccolo qua. Mettiamo in loop questa sequenza qui per avere un... A te serve lo speaker a trazione integrale, una innovazione del settore in grado di arrampicarsi su ogni testo. Cazzo, è sbagliato. A te serve lo speaker a trazione integrale, una innovazione del settore in grado di arrampicarsi su ogni testo, dal più infangato al più freddo e gelido. E anche questo mediosizza parecchio, questo lo sostituirei. Qui forse ci metterei qualcosa di un pelino più scaldoso, un DBX per esempio. C'è un SSL anche qui che però utilizziamo col black. Dal più infangato al più freddo e gelido, dedichiamo lo speaker integrale. Richiedilo subito, ora nel nuovo formato con la crusca, per migliorare la regolarità di ogni parola. Dal più infangato al più freddo e gelido, persino sugli specchi. A te che vuoi portare il tuo messaggio senza confini, dedichiamo lo speaker integrale. Crusca, per migliorare la regolarità di ogni parola, anche quelle più dure. E poi gli mettiamo un fade alla fine, giusto per avere un suono più pulito. Allora, in teoria questo sarebbe lo spot. Facciamo un Command J, così mi crea un unico file pronto, senza avere tutti i pezzettini. A te che scali montagne di difficoltà per vendere i tuoi prodotti. A te che attraversi tormente di neve per far quadrare il bilancio. Ok, questo c'è. Allora, adesso occorre sonorizzarlo e quindi andiamo a cercare un po' prima degli effetti. Aspetta, perché l'SSL si trova qui ed è sbagliato, deve stare su questa traccia, in modo che non partecipi alla seconda. Clienti sono un miraggio. A te serve lo speaker. Allora, posto che non mi piace l'effetto. Sono un miraggio. Questo mi piace di più. A te serve lo speaker a trazione integrale. Poi. Per quadrare il bilancio. Gli enti sono un miraggio. A te serve lo speaker a trazione integrale, una innovazione del settore in grado di arrampicarsi su ogni testo, dal più infangato al più freddo e gelido, persino sugli specchi. A te che vuoi portare il tuo messaggio senza confini,
te serve lo speaker a trazione integrale, una innovazione del settore in grado di arrampicarsi su ogni testo. A te che scali montagne di difficoltà per vendere i tuoi prodotti. A te che attraversi tormente di neve per far quadrare il bilancio. A te che vivi nel deserto arido dove i clienti sono un miraggio. A te serve lo speaker a trazione integrale, una innovazione del settore in grado di arrampicarsi su ogni testo, dal più infangato al più freddo e gelido, persino sugli specchi. A te che vuoi portare il tuo messaggio senza confini, dedichiamo lo speaker integrale. Richiedilo subito, ora nel nuovo formato con la crusca, per migliorare la regolarità di ogni parola, anche quelle più dure. Ok, allora in sostanza questo è un ottimo microfono, un prodotto che costa 75 euro. Ti offre una scheda audio che arriva fino a 192 kHz, cioè tu puoi usarla come scheda audio di fatto, no? Questo microfono. Non puoi farci entrare nient'altro che la tua voce, ma lo puoi usare per sentire l'editing. Poi hai il direct monitoring immediato, di conseguenza senti in cuffia quello che stai facendo. Hai 3 grossi pomelloni davanti per decidere se usarlo in cardioide piuttosto che con gli altri pattern, compreso lo stereofonico, quindi è fantastico se per esempio vuoi fare una ripresa ambientale per qualche ragione, per le tue dirette o per quello che devi fare. E c'è un mute immediato, basta premere il pulsante in mezzo. Il suono, il gain è già tarato piuttosto bene, per cui normalmente, anche se lo metti al massimo, considerando che lo terrai a una certa distanza, difficilmente andrai in distorsione, quindi è pensato molto bene. Il materiale è alluminio solido, bello, ben fatto, e non c'è la cuffia chiaramente perché non è un kit completo, però è completo di per sé perché appunto ha scheda audio, cioè microfono che funziona anche da scheda audio e possibilità di ascolto diretto di quello che stai facendo. Non ha selettori per sentire più computer o meno computer, quello lo fai dal software, non ha quindi le brighe che si porta dietro. Per esempio ci sono delle schede audio in cui se switchi non senti il microfono e senti solo il computer, se passi dall'altra parte senti poco il microfono e poco il computer e del tutto il microfono. Qui non c'è niente, è proprio scheda audio pura, pari pari, quello che tu fai uscire dal software è quello che tu sentirai in cuffia. Il livello delle cuffie in uscita non è altissimo, quindi serve una cuffia con pochissima resistenza, quindi una 30 ohm, per dire, molto, molto bassa. Più bassa è e più forte sentirai. Con una cuffia normale di quelle da studio probabilmente sentirai un po' basso il suono, se vuoi sentire veramente molto forte in cuffia, ma sentire troppo forte in cuffia un po' ti frega. Però senza sentire forte in cuffia, chiaro in cuffia, soprattutto in editing, ti sfuggono certe cose, appunto certi colpi, come per esempio, come hai sentito nello spot, a un certo punto ho colpito la capsula pur stando, quando mi sono avvicinato, pur stando di fianco, ho colpito la capsula e quindi si è sentita una P, una polse sulla capsula che ho tolto, eliminando i 70 Hz dai 70 Hz in giù. Però non me ne sono accorto in cuffia proprio perché la cuffia non mi dava una risposta sufficiente. Se sai usarlo e se sai fare editing puoi farci anche una cosa che può essere definita professionale. Per professionale intendo il doppiaggio di un filmatino per il web oppure qualsiasi cosa di questo genere, anche una pubblicità, che ne so io. Ma per l'uso, per esempio, su Zoom, per le live, per i podcast e queste cose qui, è assolutamente perfetto. Volendo anche per gli audiolibri, basta avere l'accortezza alla fine, se uno proprio ci vuole mettere anche quello, di abbassare un pochino il rumore di fondo che si porta dietro, che una volta che tu hai un po' spinto l'audiolibro, come ho fatto in questo momento con lo spot, come ho fatto nel video di introduzione, se cominci a mettere un po' di effetti si fa sentire il rumore di fondo, ma lì basta veramente poco per farlo sparire, perché per il resto il microfono non ha dei grandissimi difetti e il suono alla fine è pura voce, la prende tutta senza grosse difficoltà. E poi che altro? Nient'altro.
Ciao. Questo è un microfono USB. Finché non lo collego non puoi sentirlo, eh. Sì, ho capito che lo stai ascoltando, ma non è in diretta perché l'ho doppiato, hai capito? Cioè, non ho fatto il doppiaggio, quello labiale, no? Quello lì. Però potevo fare il ventriloquo. Ciao, ti piace questo microfono? Ah, che dici, a me? Certo, e chi c'è qui? Ah, dunque, in qualità di calzino non ho mai usato molti microfoni, ma so che alcuni infilano calzini sui microfoni. Beh, ci sono uomini che ci mettono il loro Schwarzenstuck. E quando fa molto freddo e sei tutto solo, ma come calzino devo dire che non è bello ricevere uno Schwarzstuck. Capisco, un piede basta e avanza. Ma non dovevi parlare di microfoni USB? Già, è vero. Ora collego la presa USB e comincio a provarlo. Ok, torno nel cassetto tutto solo. Ma non sei sempre in coppia? Fino alla lavatrice. Poi uno dei due scompare e me ne sto soletto insieme ad un Tupperware senza coperchio, anche lui. Tutto solo.